Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Anche oggi leggeremo il volantino della Lidl con le uscite degli utenti di Parkside, uscite comprese fra il 31 luglio e 6 agosto 2023. Come sempre ringrazio Massimo per avermi mandato i link in anteprima. Vi ricordo pure di andare a guardare il link che vi lascerò giù dell'ultimo video che ho caricato, che riguarda le incisioni su alluminio e su pietra. Andate a dare un'occhiata, basta un click e mi fate felice. Ora però guardiamo quello che ci propongono e valutiamo assieme questi utensili. Iniziamo. Andiamo quindi a pagina 16 del volantino. Il primo prodotto che troviamo in alto sulla sinistra è il compressore verticale da 50 litri al costo di 179 euro. Motore senza olio, richiede poca manutenzione. Massimo numero di giri 4000 al minuto, capacità di aspirazione 240 litri al minuto, quantità effettiva di aria in uscita 7 bar, 70 litri al minuto. Ho anche una vite per lo sfiato per l'acqua, quindi per la condensa che si forma all'interno. Vi ricordo di farlo regolarmente, quindi far fuoriuscire la condensa che si forma su tutti i compressori. La regolazione dei bar massimo fino a 10, due uscite per l'aria, quindi una regolabile tramite il manometro e una invece con l'uscita libera senza regolazione, e ha due manometri che indicano sia la pressione interna che la pressione in uscita. In dotazione ci sarà anche un tubo a spirale da 5 metri, una pistola per il gonfiaggio degli pneumatici, un ugello di prolunga, un raccordo per tubo a spirale e 3 adattatori, e assorbe 1500 watt. Da questa parte, sempre a proposito di compressori, tubi eccetera, troviamo invece due accessori. Uno è il classico avvolgitubo per compressore. Si tratta di un piccolo avvolgitubo adatto per i piccoli laboratori, quindi nulla di professionale. Anche il tubo è molto sottile e anche il materiale del tubo non è molto resistente. Però per un utilizzo normale, quindi per poter portare il tubo dell'aria senza avere fra i piedi il tubo del quale si può inciampare, oppure la spirale che è scomoda e antiestetica, con questo effettivamente si risolve. Per capirci, il materiale è lo stesso dei materiali che si trovano nei tubi a spirale, per esempio nei Brico, di quelli economici. Ma ripeto, per un utilizzo all'interno del laboratorio va benissimo. L'unica cosa che dovete fare è assicurarvi che non ci siano sfiati, perché sugli ultimi modelli a quanto pare il problema è stato risolto, però su qualcuno ancora si presenta questo piccolo sfiato. La soluzione può essere quella di staccare il connettore dal compressore quando non si utilizza. Fate anche attenzione quando lo collegherete al compressore per la prima volta, perché sentirete un rumore simile a quello di uno sfiato. In realtà è il tubo che si dilata, perché la lunghezza del tubo è di ben 10 metri, quindi l'aria deve diffondersi per tutti i 10 metri del tubo. Sentirete questo rumore simile ad uno sfiato. In più c'è un'altra prolunga che serve ad arrivare al compressore, che è lunga 3 metri. La massima pressione di esercizio è 10 bar, quindi adatta per esempio per questo compressore. Questa invece è un'unità particolare, serve sia a regolare la pressione, serve anche nel caso in cui vogliamo utilizzare l'olio per lubrificare gli utensili che richiedono l'utilizzo dell'olio, e invece questa parte serve per raccogliere la condensa che si forma. Però su questo vi ho già fatto una recensione, quindi vi lascerò il link giù per andarlo a vedere e quindi capire il loro funzionamento. Forse questo però, essendo la versione nuova, non ha la possibilità di separare i due pezzi come vi spiego nel video, ma il concetto comunque è quello, il funzionamento è standard, e il prezzo sarà 19,99 euro per ognuno. Qua in basso, sempre utensili che riguardano l'aria compressa, troviamo la pistola sparapunti a costo di 29,99 euro con un carigatore da 100 pezzi, pressione di esercizio regolabile tra 4 e 7 bar, e in dotazione vengono date un set da 2000 graffe e chiodi, un olio speciale, quindi una piccola boccettina. Si mettono semplicemente delle gocce da dietro, quindi dove si innesta il connettore per l'aria compressa, ma se utilizzate questo vi evitate di fare questo lavoro. In più ci saranno anche degli occhialini protettivi, perché può succedere che quando parta un chiodo, se la tavoletta nella quale va conficcato è troppo sottile, possa schizzare via e potrebbe colpirci, quindi vanno indossati comunque dispositivi di sicurezza. Qua in basso troviamo anche dei set per compressore, quindi composto da 11 pezzi, una pistola per soffiare e una pistola per il gonfiaggio dei pneumatici, più diversi ugelli per adattarli in base all'utilizzo che ci serve. Questi ugelli così lunghi per esempio vanno da questa parte, si avvitano, vi faccio vedere per esempio nella mia, e io nel mio caso ho messo pure una guaina termorestringente, perché quando soffio per esempio sulla moto, sulla Vespa dopo averla lavata, con questa parte protetta evito di graffiare la carrozzeria, e vi consiglio eventualmente di farlo anche con un giro di nastro isolante, però proteggete sicuramente le parti più delicate. Andiamo ancora avanti e da questa parte troviamo invece la roditrice, sempre ad aria compressa, pure questa recensita, e uno scrostatore ad aghi
Praticamente questo scrostatore ad aghi ha questa parte finale con degli aghettini che fanno avanti e indietro velocemente, e quando vanno a urtare su una parte arrugginita, comunque con delle incrostazioni, la puliscono. Le caratteristiche tecniche della roditrice sono quindi un numero nominale di giri di 2600 al minuto, la massima capacità di taglio di 1,2 mm nella lamiera, 1,6 mm nell'alluminio, e la larghezza di taglio invece è standard su qualunque materiale, quindi 5,5 mm. La roditrice è quello strumento che serve per tagliare, dando delle forme particolari, non essendo vincolati, per esempio come accade con una smerigliatrice o altri strumenti che ci richiedono di fare tagli praticamente dritti. Invece le caratteristiche tecniche della scrostatrice ad aghi consiste solamente nel numero di battute, che sono 4000 al minuto. Qua in basso troviamo la pistola sabbiatrice ad aria compressa, anche questa recensita. Ragazzi, diciamo che funziona per piccole cose, però sicuramente non è il massimo, tra l'altro si perde tantissima sabbia. Se avete una cabina per poter fare le sabbiature, allora può andare bene, altrimenti diciamo non è uno strumento facilissimo, non lo vedo nemmeno tanto adatto per degli hobbisti, e nella recensione spiego comunque tutte cose, e tra l'altro richiede un compressore molto potente, insomma non è sicuramente il top, però per piccole cose può andare bene, e costerà 17,99 € con in dotazione 4 accessori più 2 confezioni di sabbia. Da questa parte troviamo anche la pistola d'aria compressa per verniciatura a spruzzo a 12,99 €, quindi il classico aerografo tipo quello dei carrozzieri, nel quale va riempita questo contenitore e poi premendolo, collegando ad un compressore, si può verniciare. In questo caso si può utilizzare anche un piccolo compressore, ovviamente attaccherà più frequentemente rispetto a un grande compressore, però permette di lavorare tranquillamente senza nessun problema, perché la pressione d'esercizio è 3,5 bar, quindi diciamo si può lavorare senza problemi. Questa invece è un avvitatore a percussione ad aria compressa al costo di 39,99 €, ha una regolazione della coppia su 4 livelli. Questo in particolare io già l'ho recensito, ha funzionato benissimo, ma ha funzionato benissimo collegandolo al compressore del mio meccanico, che è un compressore professionale molto potente, molto grande, e in quel caso è riuscito a svitare ed avvitare senza nessun problema, praticamente come le pistole professionali, tant'è che il mio meccanico l'ha voluta alla fine se l'è presa lui. In dotazione ci saranno 10 chiavi a bussola, una prolunga, un raccordo da 1/4 di pollice premontato, il lubrificatore per aria compressa, un flacone di olio lubrificante e una chiave a brugola. La coppia massima è di 310 Nm, la pressione di gonfiatura, quindi la pressione di esercizio al massimo di 6,3 bar, e il numero di giri nominale è di 7000 al minuto. Questo invece è un tubo per aria compressa diverso da questo, perché questo va praticamente arrotolato vicino al compressore, e questo ci permette di lavorare con una pressione diciamo molto più elevata rispetto all'altra. Infatti questa di qua arriva a 16 bar rispetto ai 10 di quest'altra, e come tipo di tubo è molto migliore. Io lo utilizzo ormai da diversi anni, quindi sono più che soddisfatto, e costerà 9,99 € per 10 metri. Andando ancora più avanti, nella pagina successiva troviamo l'aspirapolvere aspira liquida a costo di 59 €, ma questa non è quella con la presa supplementare, questa è quella da 1300 watt. In dotazione ci saranno anche un sacchettino per l'aspirapolvere, alcuni accessori per quanto riguarda tubo di prolunga eccetera, dotato di rotelle. Io l'ho posseduto, poi l'ho venduto per passare a quello con la presa supplementare, e mi sono trovato benissimo sia con questa che ovviamente con l'altra. Questa invece è la sega da banco circolare, che questa volta viene venduta scontata di 20 €, quindi anziché 169 €, 149 €, e per questa vi lascio il link nel primo commento della descrizione per andare a vedere le caratteristiche generali. Ma fate attenzione, perché in quella recensione io stavo provando un modello che aveva il pianetto flessibile. Gli ultimi a quanto pare sono molto migliori e il pianetto è molto più rigido. Questa è la levigatrice a nastro e a disco, anche questa scontata di ben 25 €. Io la possiedo, continuo a utilizzarla dal giorno in cui l'ho recensita e mi sono sempre trovato benissimo. Tra l'altro sotto al video trovate anche i link per poter comprare i nastri sostitutivi, quindi andate a dare un'occhiata per vedere come funziona. Questi invece sono i sacchetti filtranti per l'aspirapolvere, due tipi di sacchetti, e i set sono composti da 5 oppure 12 pezzi. Poi troviamo anche delle fascette fermacavo composte da 250 pezzi in diverse colorazioni, quindi bianco, verde, arancione e nero, a 3,49 €, e un set di morsetti rapidi composto da 16 pezzi, anche questo recensito. Sono dei morsetti particolari, sia quelli a vite, morsetti ad una mano, e poi le pinzette per poter tenere fermi i pezzi da incollare eccetera, ma anche di questa recensione nel primo commento e nella descrizione. Stessa cosa di questo faretto, che questa volta troverete in offerta, quindi con uno sconto
sconto utilizzando l'applicazione Lidl Plus del 25%, anziché 19,99 € costerà 14,99 €. Questo faro è orientabile da diverse opzioni di utilizzo e funge anche da powerbank, ma per vedere le caratteristiche andate a guardare il link. Queste sono invece dei ganci, si possono utilizzare per appendere bici o tutto ciò che serve da appendere nel garage, eccetera. Pure queste con l'applicazione Lidl Plus col 25%, 4,49 €, e lo stesso per quanto riguarda le batterie ricaricabili sia tripla che doppia con il 20% di sconto a 3,99 €. Ma grazie a Massimo sappiamo pure che troviamo anche l'accessorio per poter pulire le piastrelle quando viene messa la fuga, e metterò le immagini in sovraimpressione per farvi vedere di cosa si tratta. Quindi un accessorio che serve quando si piastrella, sia per poter applicare la fuga nel modo corretto che poi per poter rimuovere tutte le tracce e residui. Quindi questo per esempio è un data logger clima a 22,99 €. È un dispositivo che memorizza le variazioni di umidità e di temperatura all'interno di un ambiente che debba essere controllato, quindi che deve avere per esempio un'umidità, una temperatura costanti, e questo va memorizzando all'interno di una memoria tutte i vari cambiamenti, le variazioni di questi valori. Poi è possibile scaricare sia in formato PDF che in formato Excel tutto ciò che viene registrato nella memoria. Andando ancora avanti, vediamo che appunto nell'ultima pagina per il super weekend dal 4 agosto al 6 agosto, almeno nella mia città, ci sarà il trapano a colonna della Shepac con un motore da 500 watt e una regolazione di velocità sui 5 livelli. Scontato, anziché 99 €, costerà 75 €. Per quanto riguarda la velocità, va da 600 fino a 2650 al minuto. La capacità del mandrino è da 1,5 mm fino a 13 mm per quanto riguarda il diametro del codolo, e l'angolo di perforazione è regolabile sia con il pianetto dritto oppure inclinabile a 45 da un lato oppure 45 gradi dall'altro lato. E non staccate, perché stavate dimenticando di andare a cliccare nel link giù nel primo commento e nella descrizione. Guardate il video sull'incisore laser, mi fate felice, ve l'ho detto poco fa. Ragazzi, cosa dire? Il video finisce qua, spero che i prodotti vi siano piaciuti, la lettura del volantino vi sia piaciuta, comunque vi abbia tenuto compagnia. Non mi rimane che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace cliccando sul pollicione qua giù, cliccate sulla campanella e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!